Amici di Bar Motorsport, e siamo live. Ho il cuore in gola, non ve lo nascondo, veramente palpitazioni a 1000 come in griglia di partenza, cuore a 200. Allora, prima di partire, amici, voglio vedere almeno 100 like e 100 condivisioni su Facebook, sui vostri profili. Dovete riempire tutte le bacheche perché questa è una grandissima puntata di Bar Motorsport. Scusatemi se devo tenere sotto controllo il cellulare. Sì, c'è un messaggio, ok. Pazientiamo un paio di minuti. Nel frattempo, amici, vi dico questo. Allora, questa sera mi aspetto 2000 commenti, anche se sappiamo che ringraziando Charles soprattutto e Carlos per la loro disponibilità, non avranno tanto tempo per restare con noi. Non potrò e non potremo rispondere a tutte le vostre domande in diretta, sicuramente risponderò io quando loro ci avranno lasciato le vostre domande. Logicamente non sarà la loro viva voce, ma veramente questo è un grande scoop. E quindi siamo soltanto a 19 like su Facebook. Nel post di questa diretta ne voglio vedere almeno 100, amici, mi raccomando, e condividete questa diretta. Allora, un piccolo dettaglio, provo a pubblicarvelo nei commenti per le tante persone che non si sono riuscite ad iscrivere a Bar Motorsport per l'anno 2023. Allora, vi ho pubblicato il link dove con calma potrete iscrivervi. Io, amici, faccio un tentativo perché ho un po' il cuore in gola, ho avuto difficoltà a sentirmi negli ultimi minuti con Charles e proviamo a vedere se c'è, ma ok, benissimo. Nel frattempo, amici, quello che vi posso dire e che possiamo dire insieme, ieri è stato veramente un gran premio pazzesco. Abbiamo fatto anche un sondaggio sul gruppo Gli Amici di Bar Motorsport. Grazie Francesca Palmieri per averlo condiviso su un gruppo ferrarista eccezionale, Forza Ferrari sempre. Siamo a 45 like sul post di Facebook della diretta, vediamo quante condivisioni, ne voglio vedere almeno 100 di like, non sono tanti, amici, coraggio, scateniamoci coi like e cerchiamo di veramente, questa sera deve essere una super serata di Bar Motorsport. Allora, siamo in diretta, vedo soltanto 11 condivisioni. Comunque, amici, mi raccomando, è molto importante la condivisione sulle bacheche dei vostri amici per questa serata. Io nel frattempo ho conferma che Charles dovrebbe essere, amici, in linea. Facciamogli i dovuti scongiuri, speriamo che si senta. Sono veramente, non so se me lo vedete in viso, emozionatissimo per questa serata di Bar Motorsport. Bar Motorsport, puntata numero 3 del 3 aprile 2023. Stavo già sbagliandomi coi numeri, ma ci siamo. E una cosa non vi ho detto, amici, per dare la priorità giusta a tutti gli iscritti di Bar Motorsport del 2021, del 2022, del 2023, quando commentate, se avete una domanda da fare sia a Charles che a Carlos, che ci deve raggiungere, e al sottoscritto, dovete utilizzare l'hashtag Bar Motorsport Member, oppure hashtag io supporto Bar Motorsport. In questo modo so che siete iscritti e avrete possibilmente una priorità, anche se qua vedo e ringrazio il nostro regista e super grafico Kevin Rossi, perché questa sera le sue dita diventeranno rosse a forza di cliccare sui vostri commenti. Forza ragazzi, che siamo 89 like su Facebook, stanno salendo, voglio vederne 100, ma adesso provo, amici, a collegarmi telefonicamente con Charles. Proviamo a stabilire il contatto, forza. Charles, ciao ragazzi. Ci sei? Ciao ragazzi, buonasera.
Charles, come stai? Hai fatto buon viaggio innanzitutto, so che per la privacy io so dove ti trovi, ma non possiamo dirlo, ma comunque hai fatto un buon viaggio, Charles? Sì, diciamo che il viaggio è stato buono, almeno quello dopo la gara difficile di ieri, dunque va bene così, ci siamo voluti almeno al rientro. Mamma mia, Charles, certamente siamo tutti con te, siamo collegati in tantissimi e ti vogliamo bene. Come dice Fabrizio, sei stato sfortunato e ad ogni modo andiamo per gradi, Charles. So che non abbiamo tanto tempo per rimanere insieme. La prima domanda, cosa è successo con Carlos in qualifica, Charles, sabato? Perché tu avevi soltanto un giro per lanciarti, era prevista pioggia, almeno dal muretto prevedevano pioggia e nel tuo giro lanciato ti sei trovato Carlos purtroppo in mezzo e hai fatto soltanto il settimo tempo quando potevi partire tranquillamente più avanti. Sì, non vorrei, come ho già detto anche ieri, dopo la gara, creare delle polemiche su questa cosa. C'è stata solo una miscomunicazione, no? Con Carlos, lui doveva darmi la scia, dopo non ci siamo capiti, c'è stato solo un disguido. Ecco, comunque tutto a posto con Carlos, ovviamente siamo una grande coppia e non sono queste cose che creano dei problemi, ecco. Questo è molto importante. Saluto un attimo, scusami Charles, l'amico Enrico Brunini che ha fatto un'importante iscrizione a Bar Motorsport ed è giusto ringraziarlo. Charles, diciamo, 3 gare, 2 ritiri e lo dico con un sospiro, non di sollievo, e un settimo posto. Cosa possiamo dire di questa partenza del tuo mondiale in salita? Hai dichiarato prima di questa gara che tu punti a vincere il mondiale. Sei ancora di questa idea, Charles? Oh, sì, ovviamente sono ancora di questa idea, altrimenti non avrebbe senso, no, che scendessi nella pista tutti i weekend, quindi sì, non è quello che ci aspettavamo, non lo nascondo, però il mondiale è ancora lungo, ci sono tantissime gare, adesso abbiamo queste 3 settimane, un mese per cercare di trovare il giusto assetto, di vedere qualche aggiornamento e dopo ovviamente spero di poter tornare a competere per le posizioni dove meritiamo tutti quanti, no? Di stare. Certamente Charles, vengo al punto dolente, tu non ci puoi vedere ma ho le immagini dall'alto del tuo incidente con Lance Stroll. Ecco, vado in sequenza, ti sei trovato in staccata molto all'esterno, diciamo, dunque qui sto facendo vedere proprio i momenti, le fasi salienti dove accidenti c'è stata questa toccata. Così a sangue freddo, Charles, cosa ci puoi dire di questo contatto? Un contatto di gara oppure un pochino volevi provare a recuperare in fretta posizioni? No, allora, sicuramente la colpa non è di Lance, perché si è creata una situazione un po' sfortunata, no? È vero che la gara era lunga e tutto quanto, però non credo onestamente di aver preso un rischio troppo grande. Purtroppo in una pista un po' stretta, dove non c'è grande spazio di via di fuga, se succede un contatto come poi dunque è successo con Lance, può capitare che finisca la gara. Chiaramente non è il nostro periodo migliore perché va tutto un po' storto, no? Però ripeto, la ruota gira e speriamo che a Baku potremo recuperare. Speriamo vivamente, anche se ci chiede Fabio, ci aspettiamo una Ferrari con delle pance nuove, con degli aggiornamenti dal Gran Premio di Imola probabilmente. Sì, allora sicuramente stiamo lavorando, non posso e non so dire precisamente quando saremo pronti per portare degli aggiornamenti nella stagione, però so che stiamo lavorando tutti a Maranello, in fabbrica i meccanici sono sempre pronti, no? Vogliono ridurre questo gap che abbiamo alla Red Bull, e dunque sono fiducioso, ecco. So che presto arriveranno degli aggiornamenti che saranno fondamentali.
Fantastico Charles, questo ci rincuora. E allora, diciamo che so che ci deve raggiungere Carlos, speriamo tra pochissimo, grazie al tuo contributo Charles, io non avevo il contatto di Carlos, e allora prima che arrivi, in attesa che ci raggiunga Carlos, poi magari guardo WhatsApp, me lo puoi scrivere appena ci raggiunge. Volevo farti un'ultima domanda, non un'ultima, ma una mia curiosità, diciamo, quando tu e Frédéric Vasseur, che peraltro conoscevi ai tempi della GP2 in Arte Grand Prix, vi conoscete bene, quando siete da soli, diciamo, che lingua parlate? Italiano, francese, sempre inglese? Qual è la vostra lingua preferita? Ma guarda, dipende un po' dalle situazioni, no? Quando siamo magari tra di noi possiamo parlare anche in francese, dato che è la nostra lingua di fatto. Però se siamo con il gruppo, con i meccanici e con il resto della squadra, cerchiamo anche di parlare in italiano, anche se Fred nelle interviste non si lancia molto ancora, però cerchiamo di capirci, perché è giusto che è la squadra italiana, dunque è giusto anche questo, secondo me, per fare gruppo e coinvolgere maggiormente tutti. Fantastico, fantastico. Allora, Charles, io spero da quello che vedo l'anteprima del messaggio che sia anche arrivato insieme a te, Carlos. Non abbiamo ancora tantissimi minuti insieme e se, come vedo da WhatsApp, mi confermi che Carlos ci ha raggiunto, scusatemi l'emozione. Io a questo punto, ecco, vorrei, se mi passi un attimo in collegamento Carlos, sentire anche la sua voce. Sì, te lo lascio, è tutto tuo, Carlos. Grazie Fantastico. Thomas. Ti Molto abbraccio, bene. grazie mille. Ciao a tutti. Ci risentiamo e non ci lasciare, Charles, che vi No, voglio un tranquillo, attimo forza insieme Ferrari. e poi vi salutiamo. Molto bene. Carlos, sei in linea? Ciao, ciao a tutti, buonasera, buonasera. Grazie Grande dell'invito. Carlos. Buonasera Carlos, ben arrivato. Come ci ha detto Charles, avete viaggiato bene, perché so che avete viaggiato insieme, dunque non ti chiedo com'è stato il viaggio. Carlos, hai fatto una bellissima gara ieri, una grandissima rimonta, e hai fatto dei bellissimi sorpassi, avevi un bellissimo passo di gara. E cosa ci dici di questa gara pazza di Melbourne? È stato un finale che non ci è piaciuto, no? Purtroppo, come ho detto ieri nel dopo gara, mi sento un po' come se mi hanno rubato dei punti, no? Perché sicuramente siamo stati sfortunati con la bandiera rossa, che noi avevamo fatto il pit stop, così ci siamo ritrovati indietro nella griglia, siamo riusciti a rimontare ancora tutte le posizioni e dopo avevamo questa grande chance di conquistare delle posizioni, ma è stato chiaramente un incidente di gara e penso la penalità, anche se oggettivamente è stato anche un mio errore, è troppo severa, perché non puoi penalizzare 5 secondi un pilota che poi la sa verificare a un giro, no? Sì, sì, probabilmente diciamo in un caso di questo in un caso specifico che non si verifica mai, logicamente 5 secondi su un Gran Premio intero senza una ripartenza, tutti attaccati, è una cosa. Poi abbiamo visto nei Gran Premi precedenti 5 secondi non hanno, su un pilota, non ricordo chi, non hanno influito sulla sua posizione, forse Perez, eccetera. In questo caso ti sei ritrovato da quarto con una possibilità di lottare con Fernando per il podio, effettivamente 12°. Sono d'accordo che come tu hai dichiarato la penalizzazione più dura della tua intera carriera, ecco. Guarda, stiamo mostrando il tuo sguardo quando in radio ti hanno comunicato di questa penalità, i tuoi occhi dicono tutto. Ecco, oggi che è lunedì, sei molto incazzato, scusami Carlos, di questa penalizzazione? Sì, sì, incazzato è la parola giusta, no? Perché purtroppo è così.
è così perché mi ha dato fastidio, no? Che non siamo riusciti neanche a parlare con i giudici prima che prendessero questa decisione e io potevo spiegare la situazione e invece avevano già deciso tutto e dopo la gara non siamo riusciti più a togliere questa cosa che purtroppo è stata pesantissima anche per il morale, per la classifica, però sappiamo che è lungo ancora, come ha detto Charles, il campionato e vogliamo recuperare. Indubbiamente lo speriamo vivamente, siamo con voi, saremo in tanti a sostenervi soprattutto nella prima gara, quella per noi di casa, logicamente di Imola. Io voglio dare, grazie al nostro sempre Kevin, il nostro grafico, voglio dare uno sguardo insieme a voi che siete in linea allora alla classifica costruttori e piloti. Allora, sui piloti, Carlos, tu sei quinto, lo sai benissimo, a 20 punti, purtroppo Charles addirittura decimo con 6 punti e nella classifica costruttori la Ferrari in questo momento si trova dietro ad Aston Martin e Mercedes. Ecco, Carlos, vi aspettavate una Aston Martin così competitiva rispetto all'anno scorso? Sapevamo che tutti i nostri rivali della griglia avevano lavorato molto, no? in questo inverno per cercare di trovare il feeling migliore con la pista, però non ci aspettavamo così tanto, ma piuttosto aspettavamo qualcosa di più dalla nostra macchina, no? E si tratta di capire qual è la via migliore per recuperare, però sono sicuro queste 3 settimane, un mese sarà molto importante per cercare di rimetterci più in alto nella griglia. Non sarà facile perché tutti lavorano, però sappiamo che abbiamo potenziale e possiamo tornare in alto. Noi aspettiamo tutti una Ferrari in alto e so benissimo che state lavorando anche con Frederick, da poco inserito da quest'anno all'interno della scuderia, e quindi serve un po' di tempo, un po' di pazienza, ma anche un po' di fortuna, perché devo dire veramente di fortuna in questa gara la Ferrari ne ha avuta poca. Io adesso, Carlos, vorrei farti un'ultima no, magari ancora ci teniamo qualche minuto insieme. Diciamo una domanda relativa appunto all'incidente che c'è stato nell'ultimo restart. Ti sei parlato con Fernando? Cosa vi siete detti? Sì, io ho chiesto scusa a Fernando perché è chiaro, poi ho visto l'onboard e chiaro sono arrivato lungo nella staccata perché devo difendere la posizione da Gasly, però Fernando era tranquillo perché poi non è successo neanche niente alla sua macchina, non ha subito danno, il podio è rimasto non modificato, quindi bene così, ci siamo chiariti e prossima gara siamo pronti a combattere ancora tutti e due. Ecco, un amico ci chiedeva, ma non potevamo provare a fare ricorso per questa sanzione, questa penalità così pesante, anche inflitta, come tu hai detto, prima ancora di sentirti? Questo purtroppo è stato un pochino quello che ci ha stupito, no? Si è sentito nel mio team radio che ero negativo perché ho visto crollare il mondo addosso, perché quarta posizione era molto importante per me e niente, adesso è inutile continuare a pensare a questa cosa e bisogna cercare di ritornare più forti prima e puntare in alto. Sì, sono d'accordo. Mi fa piacere, Carlos, che siete in forma, vi sento comunque col morale alto, sia te che Charles. E che dire, vorrei chiedere a entrambi, magari ritornare un attimo su Charles, che magari mi si addormenta, perché poi c'è il fuso orario, il jet lag, eccetera, ma volevo chiedere sia a te che a Charles come mai abbiamo visto da delle analisi molto approfondite questa SF23 addirittura è più lenta della monoposto 2022, di cui dovrebbe essere uno sviluppo.
Questo ce lo siamo chiesti anche noi, no? Io lo chiedo tutti i giorni a Charles, però non ci abbiamo la risposta. Non lo so, non lo so. Di solito dicono non c'è più neanche Mattia, però non era evidentemente quello il problema, no? Scherzando ovviamente su questa cosa. Stiamo cercando anche noi a capire con Charles, ma serve lavorare tanto e serve trovare il feeling migliore con la macchina. Stupendo, stupendo. Ecco, se Charles è ancora lì, volevo chiedere anche a lui cosa pensa, come mai non ha spremuto ancora al 100% questa S23. Oh, io stavo facendo il pisolino, non l'ho fatto io, eh. Tu hai detto che mi stavo addormentando, però ho detto ieri ho avuto modo di riposare dopo la gara, dunque è finita subito, quindi ho riposato e sono sicuramente più fresco di Carlos. Ma se ti devo dire, cercando il lato positivo, a Baku avremo una sprint race e con la gara finita subito di ieri, per sdrammatizzare, possiamo dire che ci siamo esercitati, no? Questo può essere un punto di partenza e dopo, come ha detto giustamente Carlos, bisogna lavorare. Su quello purtroppo non si può più scherzare. Realisticamente dobbiamo cercare di far subito dei punti perché sono pochini quelli che abbiamo fatto e non ho più le parole da dire quando vedo la classifica perché fa male ogni volta. Certo, fa male molto anche a noi tutti. Allora, amici, chiedo a Charles e Carlos di rimanere ancora con noi qualche minuto, pochissimi minuti, e poi andremo avanti. Rimarrò io solo con voi, amici di Bar Motorsport, per rispondere alle vostre domande a 360 gradi anche sugli altri protagonisti di questo Gran Premio d'Australia. Ma voglio rispondere a Stuart, non posso dirvi dove sono, ma sono già rientrati dall'Australia, col fuso orario e tutto c'è il tempo e sono già arrivati anche non da poco nel nostro, diciamo, continente. Allora, amici, dicevo, un piccolo esperimento, abbiamo bisogno di crescere sul nostro canale YouTube. Interrompo e lo faccio con una breve nostra sigla, interrompo la diretta su Facebook. Per chi non è ancora iscritto al canale YouTube, vi invito ad andare su YouTube, www.youtube.com/barmotorsport, per seguire la continuazione di questa magnifica diretta con i due piloti ferraristi. Allora, amici, faccio partire la sigla. Scusate Charles e Carlos, ci metto pochissimo e ci rivediamo tra poco, soltanto in esclusiva su YouTube. Siamo tornati in onda, spero, ma sono certo da quello che vedo che Charles e Carlos siano ancora collegati con noi. Vedo che ci sono altri amici che si sono già spostati sul nostro canale YouTube per vederci in qualità Full HD. Ciao Alessio Mazzocco. Allora, stiamo andando verso la fine di questo collegamento, sono passati circa 20 minuti, grazie a nome di tutti noi appassionati. Charles, dimmi la verità, una parolaccia a Carlos dopo la qualifica ti è scappata nel motorhome? Forse più di una. Dopo però con Carlos abbiamo un bellissimo rapporto, dunque ci siamo chiariti subito, no? Cioè poi parolacce cattive no, però lui dice sempre in spagnolo cabron e gli ho detto quello, gli ho detto dovevi darmi la scia, grazie mille. Fantastico, fantastico. Allora, diciamo, è molto importante che ci sia tra voi ancora un bel rapporto e d'altronde
ormai è tantissimo tempo che condividete la squadra di Maranello e state condividendo... Troppo tempo che sopporto Charles, Thomas, troppo tempo. Troppo tempo, ma ecco ragazzi, ci sono molti tifosi, ma sono usciti degli articoli che dicono dopo queste prime 3 gare, secondo me è presto, potresti Carlos essere tu, avere il ruolo di prima guida e Charles diciamo, non dico tuo scudiero, ma seconda guida in Ferrari? Ma io sono già la prima guida, no? Lo dico sempre, vero Charles? Carlos è convinto di questa cosa, no? Che lui è la prima guida. Io sono convinto che sono io, e dunque gli ho detto se non riusciamo a farla decidere la classifica ci buttiamo fuori una volta alla prima curva e quello che resta in pista è la prima guida. Fischia ragazzi, siete tosti, diciamo. Mi lasciate senza parole, ma sicuramente avete anche un po' così, abbiamo voglia un pochino di sdrammatizzare quanto accaduto. Certo. Almeno quello dobbiamo farlo, perché grande. se non E troviamo... vi vogliamo al top per l'Azerbaigian. C'è un po' di tempo davanti, speriamo veramente che anche questo tempo ci possa dare più, come dire, una spinta in più dietro questa SF23. Questo speriamo sicuramente. Poi io e Charles abbiamo anche massima collaborazione sempre, no? Perché tra me e lui c'è sempre condivisione di dati, poi si vede anche quando siamo fuori nel paddock che c'è affinità, no? Ci troviamo bene insieme e ci divertiamo, scherziamo, poi chiaramente nella pista ognuno vuole avere meglio sull'altro, perché come si dice sempre il tuo compagno è il primo rivale, però nel nostro caso c'è amicizia e c'è grande rispetto, che è cosa principale. Certamente il rispetto e questo. Allora ci chiede Roberto Beretta, abbiamo parlato dell'Europa, di Imola eccetera, se a Baku vedremo qualche piccolo aggiornamento? Qualcosina sì, stiamo pensando di vedere la macchina di 3 anni fa, magari c'è qualche pezzo che può tornare utile, stiamo vedendo di metterlo sulla macchina nuova, no? Tutto serve, come si dice. Certo, molto, molto bene. So che siete un po' bottonati, non ci potete dire tutto, così come non possiamo dire dove vi trovate in questo momento, anche se non lontanissimo da San Marino dove trasmettiamo, perché siete già al lavoro, non avete fatto in tempo a scendere dall'aereo, siete già al lavoro per il prossimo Gran Premio e questo vi fa onore, non si molla neanche di 1 centimetro. Assolutamente no, non molliamo neanche per idea. Questo lo dobbiamo ai tifosi e a tutti quelli che ci seguono, agli appassionati. Credo che sia il minimo che possiamo fare, dunque. Molto bene. Tra l'altro, Charles, pensavo questo, si sta comportando molto bene tuo fratello in Formula 2. Mi pare che sia sesto in classifica e sta andando molto bene al debutto in Formula 2, appena l'ultimo gradino prima della Formula 1. Sia mai che ti arriverà col fiato sul collo in Formula 1? No, guarda, stavo parlando con Carlos prima e gli ho detto stai attento che ti ruba il posto Arthur, no? Preoccupati che sta arrivando. Carlos invece scherza e dice che lo ruba a me, che saranno loro i nuovi compagni e piloti della Ferrari. Sarebbe, oddio, adesso qua non me ne voglia Carlos, ma 2 fratelli nella stessa squadra sarebbe una cosa, perché c'è stato Schumacher, Ralph e Michael, ma nessuno di quei fratelli ha corso insieme e quindi vorrei dire, insomma, sarebbe un record mondiale, un Guinness World Record in questo caso. Charles sta facendo il complotto, no? Per cambiare e guidare con il suo fratello. Sì. E l'ultima, io vi rivolgo direi un'ultima domanda. Davide Fergolino ci parla di porpoising, saltellamento. Secondo lui vede la Ferrari la macchina che saltella di più, diciamo non l'unica che saltella come dice lui, perché sarebbe un po' indecoroso, ma l'unica monoposto che saltella di più, volevo dire.
Ma guarda, Thomas, realisticamente credevamo fosse il setup giusto per l'Australia, con i canguri che saltellano. Abbiamo detto proviamo a fare un po' di porpoising. Non so, l'unica spiegazione che mi do è quella. Adesso, scherzi a parte, stiamo cercando di lavorare, però non è facile. Non è facile trovare la giusta via, ma siamo sicuri che con la dedizione e il lavoro riusciremo a farlo. Ecco, adesso riprendo questo commento di Alessio Cellanetti. Ci chiede se vi piace questa Formula 1, diciamo sempre più simulata, meno in pista per quanto riguarda i test, piena di penalità e sempre più rivolta allo show in qualche modo. Se rispondo io chiaramente dopo la gara di ieri, posso dire che non mi piace questa cosa, però magari lo dico perché mi è andata male, no? Poi non mi piace neanche riguardo la simulazione perché purtroppo i dati che avevamo al simulatore non sono stati poi quelli che abbiamo visto nella pista, quindi sotto questo punto di vista forse sono un po' di parte, però non benissimo, ecco. Sì, sì, certo. Io tra l'altro adesso ragazzi, logicamente capisco lo stupore e io vi chiedo se al termine di questo collegamento vi potete mostrare un attimo magari in volto così per sciogliere qualsiasi dubbio, perché qualcuno dubita che siate veramente voi, ci sta, perché ci sta. E nel frattempo saluto Tony, il team STK che corrono nelle gare virtuali, nelle gare online con il logo di Bar Motorsport. Antonino Mistretta dice ci vogliono le prove in pista, forse questo una volta era il punto forte della Ferrari che girava a Fiorano direttamente in fabbrica, al Mugello e magari a Barcellona in contemporanea. Sì, sicuramente prima era meglio avere le prove nella pista, cercare di capire subito cosa stavamo facendo, no? Se la macchina andava, se non andava, però purtroppo è così, le cose cambiano, è giusto che stiamo al passo con il tempo e facciamo quello che serve, che dice il regolamento. Certo, io ragazzi, allora so che ci dovete salutare, guardo un attimo, scusate non ho fatto in tempo se mi avete scritto, guardo il telefono, bene, allora so che volete salutare, come ci volete salutare entrambi a noi appassionati e tifosi ferraristi? Ma sicuramente vogliamo salutare i tifosi dicendo che daremo il nostro massimo per vincere il prima possibile. Oh, io invece voglio dire che stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di dare la miglior macchina. E veramente non è andata come speravamo adesso, però sono convinto che daremo delle soddisfazioni. Dunque, non smettete di seguirci perché noi non smetteremo di lottare per vincere questo Gran Premio, questo mondiale. Infatti arriva una domanda da Stuart Rai, non so come si pronuncia, il mio inglese è pessimo, e ci chiede se pensate di vincere qualche gara quest'anno. Rispondo io per voi sicuramente sì. Dobbiamo vincere qualche gara, se no non saremo neanche qui a lavorare. Molto bene. Allora, io, Charles e Carlos, vi ringrazio per il vostro tempo. Sicuramente vi salutiamo tutti noi, ma prima di congedarvi vorrei chiedervi la cortesia se vi riuscite a mostrare in video un minuto. Certo, certo. Eccoci. Buonasera a tutti. Bene, allora amici, dovete scusarmi, ma ringrazio Stuart che mi dice che ho pronunciato bene il suo nome. Allora, dovete sapere, oggi è il 3 aprile, non è proprio il 1° di aprile, ma era la prima data valida e, e allora è un piccolo pesce di aprile di Bar Motorsport. Adesso vi presenteremo Daniele Sporchia, che secondo me è un grandissimo imitatore
e gli ho proposto questa pazzia, questa follia, direi quasi un mese fa, e lui mi ha detto: guarda, ti prometto che verrò, e quindi lo ringrazio moltissimo per questa sua presenza a Bar Motorsport, ed era un modo simpatico perché per presentarvelo, e poi adesso gli farò delle domande a Daniele, ma per presentarvelo, perché durante l'anno ci regalerà qualche minuto, qualche sketch, qualche battuta, e quindi amici è un modo in più in questo bar virtuale che è Bar Motorsport per parlare di Formula 1. Grazie Cesar che ho preso il tuo segui, veramente amici mi conoscete da più di 3 anni, era la volontà, nella vita ci vuole anche un po' di ironia, dobbiamo ridere, e però vi voglio dire, credetemi, io ho avuto all'inizio la tensione identica come se fossi al telefono con Charles e Carlos, cioè ero immedesimato nella parte, e quindi ero veramente, ecco, Vincenzo dice non è un pesce ma uno squalo d'aprile, mi piace. Fabio Bessic dice sembravano veramente loro, per me tu sei bravissimo, qualcuno ci ha sgamato, però vi voglio dire amici, io spero di avervi regalato un momento anche come dire, di emozione, di aver pensato di parlare con i veri Charles e Carlos. Attenzione a Bar Motorsport, poi ti lascio la parola perché parlo tutto io, Daniele. Vai tranquillo, Abbiamo Thomas. parlato con grandi personaggi, anche lo faremo ancora, e qui insomma c'era la volontà anche di sdrammatizzare quello che per la Ferrari, che noi tutti amiamo, è un momento difficile. Sì, 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 confermo tutto. Infatti, ragazzi, cioè, spero che nessuno se la sia presa, ma cioè, si capisce che era ironica la cosa. Thomas mi aveva scritto, io ho accettato più che volentieri perché faccio le parodie ogni weekend di Charles e Carlos, quindi a Thomas sono piaciute, mi ha fatto molto piacere. Mi ha detto dai che facciamo questo scherzo ai miei ascoltatori, e immaginavo ovviamente che qualcuno non ci credesse, come è normale che sia, però sono contento vedendo anche i commenti che molti si siano divertiti, e mi fa davvero piacere. Sì, 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 ci sono dei commenti bellissimi, abboccato con tutte le scarpe, ci sono cascato in pieno, serviva il rumore dell'aereo in sottofondo. In realtà ti dico, io 4K, credimi che Charles e Carlos sono veramente già arrivati, già atterrati, perché con il fuso orario, il Gran Premio si è corso la mattina presto, eccetera, sono già arrivati. Questo ve lo dico per certo. 7 ore fa pensate che Arthur Leclerc, non so Charles, è atterrato a Nizza, pensate, quindi sono già arrivati veramente, e vi ho voluto far sognare per un attimo, ma anche presentare appunto Daniele. Daniele, ecco, adesso c'è un amico che ci chiede se 2 anni fa Mario Andretti era quello vero o un deepfake. Era quello vero quella volta, non era. Abbiamo tolto le certezze di... Ecco, molto bene, ma ecco Daniele, raccontaci intanto, poi dopo ci dirai dove ti possono seguire i nostri amici, ma come è nata questa tua voglia di imitare i 2 piloti della Ferrari, e secondo me li imiti da Dio? Allora, innanzitutto grazie. Potete seguirmi su Instagram o su TikTok, il nome è sempre mio, Daniele Sporchia. E allora, diciamo che io nasco come imitatore radiofonico, calcistico per il Milan. E dopo questa cosa ha iniziato ad evolversi, però siccome comunque il mondo calcistico era abbastanza saturo, io sono anche appassionato molto di Formula 1, mi sono detto perché non iniziamo a fare anche dei piloti di Formula 1? Leclerc, lo stesso Leclerc, avevo iniziato a farlo già da almeno 3 anni. Dopo ho visto che la cosa iniziava a prendere piede, ho visto che c'è stato anche Conor Moore, quel ragazzo inglese che aveva fatto l'imitazione di Sainz, che fa tantissimi altri piloti, e lì mi sono detto, vabbè, iniziamo a fare anche Sainz, almeno completiamo il pacchetto dei piloti. L'anno scorso avevo messo anche Binotto, poi purtroppo me l'hanno silurato Charles e Carlos, mi hanno fatto fuori, purtroppo non ho potuto essere qua con voi, però e quindi adesso stiamo lavorando per vedere un
pochettino aspettando le interviste in italiano di Vasseur per cercare di fare le parodie che faccio tutte le settimane, che poi non sono una sola parodia, cioè una sola imitazione della voce, ma una sorta di storiella, di racconto che evolve di video in video. Cioè, se voi guardate i miei video su Instagram, non è solo una reazione, una imitazione della voce, ma c'è proprio una creazione del personaggio, no? Infatti abbiamo fatto trovare nuove fidanzate a Charles Leclerc con Sainz, abbiamo fatto dei siparietti tra i due, quindi cioè, quello che ho voluto fare è creare un personaggio nel personaggio, nei due piloti, per cercare appunto di fare una narrazione che sia continua e che spero possa non stancare chi sceglie di seguirmi. Ecco, Daniele, ci chiedono, io non lo sapevo, ci puoi fare una battuta da parte di Mattia Binotto? Certo, certo. Allora, Charles e Carlos sono due piloti che sicuramente hanno delle grandi capacità. Mi dispiace che Charles abbia fatto di tutto per farmi incazzare la Ferrari. No, non è vero, Mattia. Io non ho detto niente, ti hanno cacciato perché evidentemente non andavi più d'accordo con qualcuno. Non darmi... No, Charles, sei stato tu perché Mattia voleva che ero io primo pilota e a te non ti andava bene, allora hai fatto venire Vasseur. Bravo, bravo, Carlos. Hai perfettamente ragione, è andata così, né più né meno. Grandissimo, grandissimo. Allora, Poi a fine puntata mi ricoverano. ci hanno chiesto anche un'imitazione di Jean Todt, ma allora non è facile, non è facile no, fare Jean Todt, eh? Non ce l'abbiamo, Jean Todt, mi dispiace per Andrea. Abbiamo il nostro mitico regista e grafico che è francese, quindi magari ce lo farà lui prossimamente. Però veramente, Daniele, complimenti, sei bravissimo, hai una dote. Tutti ci dicono che fai meglio Charles che Carlos, sei d'accordo in questo? È una cosa che tanti mi dicono, tanti mi dicono che faccio meglio Carlos, tanti mi dicono che faccio meglio Charles. Io sinceramente preferisco Charles come imitazione. Dipende poi anche dalle frasi che gli facciamo dire, no? Tante volte se uno si concentra a far solo per dire la voce dell'intervista può venire più semplice dire certe frasi, no? Se invece vogliamo fargli proprio raccontare delle cose, uscire dalle frasi che sono nel loro pacchetto base, diciamo, effettivamente Charles ho più padronanza con la sua voce piuttosto che quella di Carlos. Fantastico. L'imitazione dalla Masolin è un po' troppo, ragazzi. È un po' dura. Molti ci chiedono l'imitazione, sai, ti diamo degli spunti anche qui con Bar Motorsport, ci chiedono Alonso, ci chiedono Genè, ma dunque sono... Mai visto questo, Carlo? Incredibile, Carlo, mai visto questo? So dire solo quello. Grande, ci siamo già, grandissimo. Fantastico, Daniele, molto bene. L'imitazione di Vanzini, basta urlare, penso che non sia difficile. Ci sto lavorando però su Carlo, ci sto lavorando. Anche, grande, perché poi tu sei di Bergamo, quindi sei abbastanza un po' vicino a quello che è Milano, Sky, e quindi Vanzini poi vive a Milano, ma non so di dove è originario, sinceramente. Non lo so sinceramente, ma penso sarà di quelle parti. Non credo si vada tanto, comunque lombardo, credo, quello sicuramente. Lombard, è un Lombard. Imita Thomas, ci lavorerò anche su Thomas. Anche su quello, così facciamo una doppia. No, veramente. Quando sei ammalato ti sostituisco. Fantastico, avremo piacere durante l'anno, così ogni tanto, quando puoi, 5 minuti, non come questa sera, e poi senza più questo modo che abbiamo voluto di presentarti, no? Ma proprio di averti in video, però con la tua t-shirt Ferrari, e magari regalarci così un breve punto di vista del Gran Premio da te con la tua parodia. Ecco, questo ci farebbe un immenso piacere. Volentierissimo, Thomas. Sono tantissimi i commenti che abbiamo ricevuto, anche i like a questa diretta. Davide Tiburzi ci scrive problemi, anche Gabriele Montagnolo ripetuto 4 volte. Molto bene Daniele, quindi io non seguo il calcio, però tu imiti anche
dei calciatori, per gli amici che invece seguono sia il calcio che i motori, e poi donne, motori e calcio e pallone, insomma chi più ne ha più ne metta. Facci un calciatore dei tuoi o un personaggio, quello più iconico del calcio. Ma io di solito faccio Zlatan perché faccio con Milan, quindi Ibra sicuro, quello più facile di tutti che anche se gioca poco per noi è importante di fare, perché lui è migliore. Infatti guarda, vede, chiede, facci Zlatan, è giusto, tutti vogliono Zlatan. Grande, lo fai fantastico. Io non seguo moltissimo, ma Zlatan lo riconosco. Fantastico, bello, fantastico, molto bene, fantastico. Daniele, dunque, veramente noi ti aspettiamo ancora qui. Direi che ti possiamo concludere questa diretta con una tua chiosa da parte di Charles e Carlos, diciamo. Ma sì, sicuramente adesso cercheremo di migliorare questa Panda, cioè questa Ferrari, cercheremo di farla diventare un attimino più competitiva. Abbiamo 3 o 4 settimane e dopo dovremmo fare i conti con la dura realtà. Dai Charles, non essere sempre così pessimista, perché se non c'hai fiducia di quello che stiamo facendo, stai a casa che guido io, che almeno sono primo pilota e sicuramente vinco qualche gara. Grandissimo, fantastico. Daniele, guarda, ci hai regalato veramente 3/4 d'ora di spettacolo. Ci chiedono Guangzhou, Guangzhou, ma lì è proprio, il livello di difficoltà supera ogni limite, penso, imitare il pilota. Sai cos'è la cosa che rimpiango? Che sì. Pochi piloti purtroppo parlano italiano, perché non è un problema, tra virgolette, imparare a fare una voce. Oddio, non posso farle tutte, perché sì. ovviamente non è. Però se più gente parlasse italiano, per me sarebbe più facile lavorarci. Ovviamente parlando in inglese poi capisci che finché fai un'imitazione può andare, però se devi fare delle battute per un pubblico italiano in inglese diventerebbe un attimino complicato. Quello che mi dispiace un pochino se proprio è questo, cioè sarebbe bello che ci fossero più piloti che parlano italiano, in modo da poter ampliare anche tutti i siparietti. Sì, sono d'accordo con te, e in questo caso mi fai rimpiangere i tempi quando in Formula 1 c'era Senna, Alain Prost, Patrese, Nannini, ma René Arnoux, tantissimi piloti stranieri che però parlavano tutto italiano. E come dice Io 4K, nella MotoGP si parla molto di più italiano, anche gli stranieri, vuoi perché corrono con Ducati, Aprilia, vuoi perché si sono trasferiti a vivere in Italia, parlano molto di più italiano, ed ecco che qualcuno ti dice di imitare Valentino Rossi. Non ci ho mai lavorato sinceramente su Valentino Rossi, anche perché poi nel periodo in cui ho seguito la MotoGP, cioè dico la verità, è 3 o 4 anni che seguo poco la MotoGP, però nel periodo in cui la seguivo non ero così preso con le imitazioni, quindi non ci avevo mai lavorato, anche perché per imparare, per farne bene uno, ho sempre bisogno di un pochino di tempo, sono sempre tante prove, tentativi, e cioè, se lo faccio perché penso di poterlo portare, quindi Valentino purtroppo non l'ho mai studiato. Però c'ho avuto una bella soddisfazione che ha iniziato a seguirmi su Instagram Bezzecchi, quindi Grande. quello mi ha fatto piacere, sì. Tra l'altro, grandissimo Bezzecchi, fans del nostro amico Giuseppe Giacobazzi, che speriamo di in qualche modo coinvolgere in una diretta con te, e quindi perché no anche una serata, uno spettacolo, te l'ho detto, ce la metteremo tutto, uno spettacolo dal vivo per i nostri soci iscritti di Bar Motorsport entro la fine dell'anno. Volentierissimo Thomas, davvero. Daniele, veramente grazie di questa serata. Se vuoi dire qualcosa come Daniele in conclusione, Bar Motorsport è anche tuo, sei diventato di diritto un vero amico di Bar Motorsport e ti aspettiamo nel corso di 4-5 Gran Premi, tutti quelli che vuoi, qui con noi per
regalarci anche un momento di ironia e di positività e un sorriso. Allora, beh, innanzitutto ringrazio te, Thomas, che mi hai invitato, mi ha fatto molto piacere. Ringrazio anche chi ci ha seguito per tutti i commenti che ho letto e ho apprezzato molto. Mi fa piacere che penso la maggior parte si sia divertita per questa cosa. E niente, se posso mi faccio un pochino di pubblicità, vi dico che vi aspetto su Instagram, su TikTok, che per continuare un pochino questa conoscenza che abbiamo fatto stasera, e dopo ovviamente quando vuole Thomas al mio numero, al mio Instagram, a tutto, può chiedermelo, le verrò più che volentieri. Alla grande. Daniele, nel frattempo ringrazio uno dei nostri mitici collaboratori, lo zio Yogi. Dici il bello è c'è chi commenta ancora la diretta su Facebook all'oscuro dello scherzo. Fantastico, bellissima, questa è bella, insomma, ma è così, ci voleva. È il 3 aprile d'altronde, amici, siamo a 2 giorni dal primo. Io 4K ti lancia effettivamente un invito a fare un tuo canale anche YouTube, magari. Oddio, a dire la verità ce l'ho il canale YouTube, però non è che lo seguo molto. Quando mi ricordo che ce l'ho, posto un video, però non è una cosa che faccio con continuità. Un pochino troppe cose da gestire, tutto qua. Bene, a questo punto veramente ti saluto e saluto insieme a te, perché gli vogliamo bene, Carlos Sainz e Charles Leclerc, che sono stati con noi al telefono prima questa sera. Ciao ragazzi, eravamo quelli veri, ricordate quello. Ciao, grazie mille. Mi raccomando, quando fate una frase dite sempre dunque, perché dunque nella grammatica italiana è fondamentale. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Ciao, vi abbraccio. Ciao, grazie mille ancora. Ciao, ciao. Ciao Daniele, ciao. Allora amici, sono rimasto io da solo perché dopo il momento simpatia, mi fa piacere che molti avete capito lo spirito di questa cosa, ma dopo questo momento simpatia, se qualcuno di voi vuole rivolgermi delle domande serie sul Gran Premio di ieri, possiamo rimanere ancora qualche minuto in compagnia e parlare realmente, seriamente di quello che è stato il Gran Premio di ieri, un Gran Premio turbolento, record di bandiere rosse nella storia della Formula 1, addirittura 3 bandiere rosse, e quindi se c'è qualche domanda molto volentieri. Come amici ed amiche vi ricordo anche l'importanza di iscrivervi a Bar Motorsport, e c'è tanto lavoro da fare, ma vi voglio anche ricordare che sono da parte mia, c'è lo studio di eventi, di cose dedicate a chi sta sostenendo Bar Motorsport da 3 anni a questa parte o da ieri, comunque chi crede in questo progetto di Bar Motorsport. In particolare qui mi sono fatto degli appunti, Enrico Brunini, ma tutti i nuovi membri. Allora, Johnny Piccolo mi chiede, ecco, torniamo seri, no? Cosa pensi della gestione da parte della FIA? Sicuramente ieri si sarà sfregato dall'Australia le mani Michael Masi. 3 bandiere rosse, come dice Luca Bartolucci, per pulire un po' di ghiaia per un banale fuoripista. E poi una bandiera rossa praticamente data quando le vetture dovevano solo fare un giro. Insomma, è un gran premio, è stato un gran premio che speriamo sia da ferraristi ma da appassionati della Formula 1 di dimenticarcelo presto. È vero che delle volte anche una semplice safety car ci dà uno spettacolo perché compatta il gruppo, però in questo caso è un po' sfuggita la cosa di mano, e dire che secondo me si è superata la IndyCar o la Formula Kart o comunque le gare americane, perché si è andati veramente a eccedere, non so per quale motivo, con le bandiere rosse, con tutto. Allora, la cosa
che mi si chiedeva. Adesso stanno arrivando tante domande da parte vostra, allora diciamo che mi chiedono anche di Carolina. Alessio, te l'ho promesso, non avrò peli sulla lingua, così come sarò rispettoso, ma devo assolutamente rispondere anche a questa domanda, ci arriverò. Allora, cosa voglio dire? Carlos Sainz di fatto è stato penalizzato, a parte i 5 secondi che sono come 50 in una gara normale, ma è stato penalizzato di fatto per un incidente che non ha commesso, per un qualcosa che non è avvenuto, perché è stata presa la classifica del giro precedente. Non a caso Alonso non è stato a sua volta penalizzato da, se lo vogliamo chiamare, l'errore, l'incidente di gara di Carlos Sainz. Quindi il mio punto di vista è: c'è stato errore, sicuramente Carlos non voleva provocare quell'incidente, il testacoda peraltro del suo connazionale Alonso, ma si è stati effettivamente molto duri. Peccato, perché si è vanificata una rimonta, una bellissima gara da parte del pilota spagnolo. Allora, veniamo un attimo a quello che ha tenuto banco, amici, per chi non lo sapesse, su questa Carolina, a cui non voglio fare troppa pubblicità, ma un dibattito che c'è stato in questi giorni sul gruppo, appunto, gli amici di Bar Motorsport. Allora, c'è stata qualche donna che si è un po' inalberata, e allora ritorno a dire una cosa: Carolina si potrebbe chiamare Carlo o Carolino, come volete, potrebbe essere un uomo. Alessio Celanetti mi chiede come rinnovare la tessera di socio fondatore. Alessio, te lo scrivo ancora una volta qui nei commenti, basta che clicchi il link e facilissimo, ti puoi rinnovare l'iscrizione. Ti ringrazio molto. Allora, aspettate, amici, tenetevi un attimo a freno le dita, se no non vi sto dietro. Fatemi finire il discorso su questa Carolina. Allora, benvengano, spazio ai giovani, spazio a tutti, a chiunque. Però vi dico alcune cose, no? Questa povera Carolina commenta la Formula 1 a Sky, a Race Anatomy, come se fosse un guru di questo mondo. Allora, dovete sapere che quando io ho lavorato 10 anni per Sky, la prima volta nel 2002, dovete sapere che all'inizio erano altri tempi, ma ben vengano i vecchi tempi. Mi è stato detto, nonostante avessi già 20 anni di mestiere, se non di più, e avessi già guidato la Formula 1 in più occasioni, mi è stato detto: guarda Thomas, purtroppo non puoi commentare la Formula 1 perché non hai fatto almeno un Gran Premio di Formula 1. Allora, siamo passati dall'eccesso che Thomas Biagi, oggi con 2 campionati del mondo vinti, 2 europei, 3 italiani e guidato diverse monoposto di Formula 1, non può commentare la Formula 1. Siamo passati da questo eccesso all'altra parte, ovvero dove, non me ne voglia, ma una semplice influencer che fa 2 smorfie, che scarta, come ha scritto qualcuno, scarta i modellini online, si può permettere di parlare di Formula 1. Insomma, lo trovo un po' eccessivo. Non c'è nessun, come qualcuno dice, rosicare, eccetera. Lei ha dichiarato che guadagna molto bene a fare questo mestiere, e ben venga per lei, ma guadagnare tanto non vuol dire essere tanto competente. Probabilmente potrebbe parlare meglio di sfilate a Milano, ecco, ma quando questa Carolina mi parla di Formula 1 gli vorrei dire: sali un attimo, vieni con me, facciamo un giro in pista assieme, poi fai tu un giro, poi vediamo la differenza e vediamo chi ha più titolo. E quindi, con tutto rispetto, ma qualcuno ha detto lo si fa per tappatevi le orecchie, i segaioli di Instagram che seguono così questa Race Anatomy perché c'è lei. Ecco, a me sinceramente viene voglia di cambiare canale, ma anzi non guardo Race Anatomy, ma semplicemente perché se ascolto Ivan Capelli lo ascolto molto volentieri,
perché Ivan Capelli ha fatto un totale di Gran Premi in Formula 1, ma una ragazzina che le voglio bene, non ho niente contro di lei e ha tutto il diritto di andare sui suoi canali, però ecco, farla passare per un'esperta di Formula 1 di motori, insomma, ce ne passa parecchio. Poi se avete delle domande più specifiche vi rispondo molto volentieri, allora vi dico, vogliamo il gentil sesso, io non ho niente contro le donne, sia chiaro, benissimo, chiamiamo Giovanna Amati, per esempio, nostra amica, che comunque non si è qualificata, ma lei ha messo il sedere su una monoposto di Formula 1, ha fatto il briefing insieme ad Ayrton Senna, Alain Prost, Mansell, i piloti che c'erano quella volta. Chiamiamo, non so, Prisca Taruffi, cioè ci sono 1000 donne che hanno una Michela Cerruti, che hanno guidato e possono parlare di motori, ma non una ragazzina che fino all'altro giorno probabilmente giocava con le bambole o non ha mai messo il sedere su una macchina da corsa. Ecco, questo è molto semplicemente il mio punto di vista. E a questo punto, se c'è qualche donna è benvenuta che mi vuole chiedere qualcosa di più in merito, sono qui per rispondere. Mi ha fatto comunque piacere che molte donne e uomini mi hanno detto: ma chi è Carolina? A dimostrazione che non tutti, insomma, la conoscono e quindi non tutti guardano delle pataccate. Certamente non ho citato la mitica Patricia Pilchard, nostra grandissima amica di Bar Motorsport, con una grandissima competenza, e una Patricia Pilchard che ha guidato più volte nei rally. Quindi la stessa Claudia Peroni ha fatto il navigatore nei rally. Insomma, ci sono 1000 donne che possono raccontarci il mondo dei motori con una qualifica. Ecco, quello che vi voglio dire è che qui sì, mi girano i coglioni. Allora tu non puoi oggi soltanto perché hai x 1000 follower, che poi qui potremmo aprire un capitolo, amici, noi di Bar Motorsport ne abbiamo 42.000, ma sono veri. Ci sono persone che ne hanno 1 milione o 10 milioni, il 99% sono dei bot che collegati dall'India, e un giorno ve lo dimostrerò in diretta, no? Anche qui si potrebbe aprire un capitolo, estendere un velo pietoso. Ma tu, perché hai x 1000 follower, questo non vuol dire che hai il diritto di andare in televisione e fare il professore di un argomento o parlare di un argomento che non conosci. Perché io, per esempio, non vado in televisione a parlare dello sci e non vado in televisione a parlare della MotoGP. Al massimo, apro e chiudo parentesi, posso intervistare degli ospiti sulla MotoGP, e questa volta, amici, non è un deepfake, non è uno scherzo, abbiamo la conferma che il mitico Carlo Pernat ci dedicherà una puntata intera di Bar Motorsport, dove io lo intervisterò a 360 gradi, non mancate. Ecco, allora, bellissimo questo commento di Alessandro Mosca. Cosa vi voglio dire, amici? Qui si passa un messaggio ai giovani che è molto molto deleterio, ovvero tu non devi studiare, non devi essere stato un grande in un determinato sport per poi avere successo, ma basta che hai dei follower che ti seguono a cazzo e puoi guadagnare e avere successo. Questo, amici, è un grandissimo messaggio, secondo me, sbagliato. Io a questo punto cosa vi voglio dire? Torniamo a parlare un attimo di Gran Premio, e poi come ci stiamo dando in questo periodo, diciamo, ci siamo dati un pochino dei tempi più brevi, più sprint. Bravo io 4K, YouTube non ci ha capito nulla di Formula 1, anche a me viene data nei consigli di YouTube, vabbè, il che è tutto dire.
apro e chiudo parentesi perché dice poverina come se fosse una bimba così che si arrabatta, no? Sappiate che questa Carolina, se ci volete parlare, ha dietro un'agenzia delle più potenti in Italia che le gestisce tutto, le gestisce gli eventi, le giornate, le serate, non so le noti, non credo, ma comunque le gestisce tutto, dalla A alla Z. Quindi non ce l'ho io un manager, non ce l'ho mai avuto in 30 anni di carriera. Bene, Carolina, poco più ventenne, ha un'agenzia dietro di quelle grosse, con le spalle grosse, che la fa lavorare. Con questo mi fa ridere il commento di Davide. Conoscete molto bene il mitico Carletto Pernat, un grande, lo salutiamo. Se avete ancora 3-4 domande, amici, nel frattempo bevo un goccio d'acqua sul Gran Premio di ieri, ben venga. E diversamente ci apprestiamo a chiudere questa puntata un po' particolare, allegra. È da poco finito il carnevale, l'aprile, il 1° aprile, oggi è il 3 aprile e andiamo avanti. Amici, allora una cosa, ecco, parlando degli youtuber, vi voglio dire questo: fateci caso, ci sono molti youtuber, non faccio nomi, che durante le gare, durante i test si vanno a schiantare e lo fanno apposta. Attenzione, ascoltatemi bene, lo fanno apposta per postare il video con il titolo botta a 200 km/h. Questo fa molto riflettere, amici, perché non si scherza, ma fateci chiaro. Allora, c'è una cosa molto importante che vi devo dire, magari nei commenti, ci sentiamo in questi giorni, ditemi quando, a che ora lo vogliamo fare. Io vorrei fare una puntata molto seria, un faccia a faccia con tutti voi, perché si è parlato di un mio ritorno possibile e imminente, tra l'altro il giorno del mio compleanno, 7 maggio, il mio 47esimo compleanno, un ritorno. Danilo, dopo ti rispondo, chiedo al mio mitico regista di ripropormi la tua domanda, se no mi dimentico, c'ho l'Alzheimer. E allora c'è un'opzione per me di tornare al volante con la vettura più ambita in assoluto e anche del momento, la più nuova. E se crediamo in questo miracolo, in questo sogno, dopo 6 anni si può realizzare. Vorrei fare una puntata, auguri per il 9 maggio Luca, ma non te li faccio in anticipo, ci sentiremo prima o durante. Voglio fare una puntata dove dirvi un po' di idee, una sorta di crowdfunding, di unirci, e vi dico anche, l'idea è quella, in funzione di una quota, di darvi uno spazio grandissimo sulla macchina per una gara dove potrete scrivere vostro nome e cognome, mettere di fianco la vostra foto profilo Facebook. Ascoltatemi bene, perché questo non l'ha mai fatto nessuno, proprio come avviene qui nei commenti di Bar Motorsport. Poi saranno cavoli sempre del nostro grafico Kevin Rossi, che dovrà preparare la grafica. Lo saluto perché è qui con me questa sera, anzi poi prima di chiudere questa puntata gli chiedo di venirmi dietro, così vedete che siamo in più di uno. E allora, amici, faremo anche questo esperimento di un'associazione, e anche vi dico, se andremo e riusciremo a farmi tornare in macchina e guadagneremo qualcosa, alla fine dell'anno questo guadagno verrà spartito con tutti voi. Io non ci voglio guadagnare niente, voglio solo tornare a guidare, e se ci credete magari verrete anche premiati sotto tutti gli aspetti. Kevin, fatti vedere un minuto, ti presentiamo, tu hai l'accento, siamo in due, è la prima volta tra l'altro, amici, che siamo in due nella stessa inquadratura, così proviamo anche se funziona bene, fatemelo sapere, il doppio microfono. Magari un po' vivo. Kevin, sei il nostro grafico, sei il nostro regista ormai da molto tempo. Tra l'altro. Hai disegnato il mio casco dedicato a Senna, poi ne dovremo fare degli altri, abbiamo 1000 cose in mente. Molto bene. Kevin, tu hai l'accento più francese del nostro Daniele, diciamo, quindi di Marsiglia precisamente, però per quanto riguarda, diciamo, l'imitazione di Jean Todt dovrei lavorare parecchio, perché
quindi Kevin, ci lavorerò. Molto bene, ti ringraziamo per il tuo contributo, ti rimandiamo nell'altra postazione qui da Bar Motorsport da San Marino, perché ci sono da postare i commenti. È un po' pelato anche lui, si vede che tra pelati ci troviamo, io uso il cappellino, olè, e vai. Abbiamo dei campi così da biliardo in testa. Sarebbe bello tornare al volante. Allora amici, vi invito a partecipare a questa sorta di puntata che farei soltanto sul gruppo, in questo caso gli amici di Bar Motorsport, i sostenitori di Bar Motorsport, per, diciamo così, parlare di questo miracolo che insieme si può realizzare. Basterebbero, amici, vi do un numero per partire in questo progetto. Basterebbero 50 persone che mettono 1.000 euro, con l'opzione magari di averli, tra virgolette, persi, ma di essere presenti su una macchina da corsa e di sposare un grande progetto. Ma se tutto va bene, se entrano dei veri sponsor, potreste ritornare di questo investimento e magari ritornarne anche con gli interessi. Ma parliamone insieme, facciamo una diretta specifica. Allora, c'era una domanda e se ricordo bene, Kevin, che sei qui, ecco, bravo, bravissimo, mi hai anticipato di Danilo, come interpreti l'incidente di Charles? Allora, amici, vi dico questo, Charles era all'esterno. Quando ti trovi all'esterno, se ti va fatta bene, fai sempre, come sempre, un sorpassone, puoi guadagnare 2 o 3 posizioni. Trovarsi in pista all'esterno è un po' come porgere la guancia a un pugile, dunque è un incidente di gara, ma se devo dire un po' più di responsabilità da parte sua c'è. Saluto gli amici di Faster che mi chiedono cosa penso del sim racing. Sicuramente io non lo pratico, non ho tempo purtroppo per praticarlo, mi farebbe bene anche a me, ma Max Verstappen, uno su tutti, che fa una marea di gare col simulatore, Lando Norris, Charles Leclerc, questi piloti, diciamo, delle nuove generazioni ci dimostrano che è importante, è una forma di allenamento, non sarà mai la realtà, ma si avvicina tantissimo, e questo ce lo dimostrano anche sim racer che sono stati promossi con dei concorsi ad hoc, delle cose particolari tipo Nissan Le Mans, ma ce ne sono tanti, e si sono ritrovati addirittura a far bene anche nella realtà, e questo la dice lunga. Io ho avuto per tanti anni un simulatore professionale col quale ho cresciuto, e pochi lo sanno perché è un po' come quando vai dallo psicologo, no? C'è la riservatezza. Ho cresciuto piloti che oggi sono diventati famosi, piloti giovani che oggi stanno vincendo nelle gare delle formule minori, piloti che hanno vinto dei formule minori, piloti che hanno vinto dei campionati, piloti che hanno corso in Formula 2, e quindi abbiamo avuto tanta soddisfazione. Saluto Davide Cheli, il papà di Lorenzo Cheli, che sta facendo vedere delle bellissime cose nel campionato Easy Kart. È stato sfortunato il weekend scorso nella gara di Jesolo, sempre tra i primi 2 più veloci, purtroppo è stato buttato fuori quando stava facendo una grande rimonta, poteva sicuramente arrivare a podio, ma ne sentiremo ancora parlare. Tra l'altro Lorenzo Cheli, che l'anno scorso ha corso, scusate il gioco di parole, con i colori di Bar Motorsport. Il prossimo weekend, mi dice il nostro Kevin, avrà una gara a Viterbo, ci diceva suo papà Davide Cheli, poi ne avrà un'altra ancora a Franciacorta. Insomma, seguitelo, il sogno di Lorenzo lo trovate sui social. Vado al Max, io sto cercando più che un content creator, una persona che mi aiuti a montare i video che andrò a realizzare per voi in circuito. Per esempio, se si realizzerà il sogno di farmi tornare al volante di una Ferrari GT3, questo sogno lo voglio condividere a 360 gradi con voi dalla mattina alla sera, e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti
faccio un appello che mi aiuti a montare i video. Io non sono capace, sono tagliato fuori, spendo già le ore a fare tante altre cose e a postare per esempio su Bar Motorsport. Tra l'altro sulla nostra pagina Facebook abbiamo avuto un'esplosione, siamo passati da 30.000 a 42.000 follower veri, sottolineo veri, non ce n'è uno tarocco, e per questa esplosione che abbiamo avuto devo ringraziare il mio staff, oltre a Kevin Rossi, Pietro Vassallo alla parte video, lo zio Anthony Yogi da Roma che ci posta i video ma ci posta molte news, è uno specialista di Ayrton Senna. Insomma abbiamo una squadra fortissima. Saluto Daniele Paganin, amico di Mika Hakkinen, che magari ci porterà, ne abbiamo già parlato con lui anche per pochi minuti, il vero Mika Hakkinen qui a Bar Motorsport. Però Daniele, vado al max, se avete qualcuno suggeritemelo o sentiamoci, perché per me è molto importante fare un salto di qualità nel montaggio dei video che andrò a montare. Saluto Faster, gli amici di Faster, Tony Cunsolo, e seguite il canale Stocca Racing con la K, Stocca, mi raccomando, e sulla loro macchina hanno il logo, l'effigie di Bar Motorsport. E Davide, non sono io che vengo a Franciacorta, ma viene appunto Lorenzo Cheli con Davide Cheli. Amici, io direi a questo punto andrei verso la conclusione di questa puntata spettacolare di Bar Motorsport, se non altro direi scoppiettante, simpatica. Abbiamo sognato insieme e la vita è bella e sono i sogni che sono il motore trainante, insieme alla motivazione di raggiungere qualcosa. Abbiamo sognato di parlare con questi due miti e non è detto che una volta ce la faremo, perché se è vero che un influencer si può spacciare per esperto di Formula 1, allora penso che Thomas Biagi, come ha intervistato Mario Andretti piuttosto che Stefano Domenicali, possa anche intervistare per pochi minuti Charles Leclerc, quello vero, e Carlos Sainz. Vi voglio dire, e qui lo sottolineo, gli scherzi sono finiti, il 1° aprile è passato, in questi giorni, e non ho ringraziato, scusatemi, l'ingegnere mitico Saverio Casadidio, Paolo che ci scrive i testi tecnici, Paolo Luxic che ci fa dei disegni meravigliosi. Andate sulla pagina Facebook, andate sul canale Instagram anche di Bar Motorsport, perché poi su Instagram i contenuti sono leggermente diversi. Allora, cosa vi volevo dire? Stavo ringraziando ancora perché sta crescendo tantissimo lo staff di Bar Motorsport, ma mi sono perso su quello che vi volevo dire, adesso ci arriverò. Una cosa, per chi non lo sapesse, ve lo metto nei commenti: questa, amici, è la tessera ufficiale di Bar Motorsport. Qualcuno di voi si è iscritto nelle ultime 2 settimane, scusatemi perché faccio praticamente tutto io, ve la spedirò quanto prima. Questa è la tessera, provo a farvela vedere, e ecco, guardate, ve la faccio vedere, bella gigante, è in carbonio, e sentite il rumore che fa, è fantastico. E per la tessera vi pubblico il commento con il link PayPal. Matti Taccia, mi chiedono, peccato, Matti Taccia è disperso, l'ho invitato 1000 volte a Bar Motorsport, non è più voluto tornare, non so che dire, gli vogliamo comunque bene, lo salutiamo. La vita e purtroppo queste esperienze sono una ruota che gira. Grazie Alessandro Mosca che mi scrive su Instagram per i montaggi video. Dobbiamo migliorarci solo su questo, amici. Se ho qualcuno che mi potrà seguire in pista, e speriamo con la Ferrari 296 GT3, vi prometto che faremo delle cose stratosferiche. Fatemi prendere fiato un secondo. E io non so come fa il mio amico Giuseppe Giacobazzi, lo sono andato a vedere in teatro a San Marino, parla 2 ore a raffica senza mai bere un goccio d'acqua, senza tirare il fiato, un fenomeno, un mostro. Ciao Giacobazzi. Allora, io sono d'accordo anche un po', non me ne vogliano le nostre amiche del gentil sesso, ma io 4K, è vero, ci sono delle dinamiche a noi sconosciute.
anche se vi voglio dire questo e ve lo mostrerò con uno screenshot. Allora, nel frattempo c'è Kevin che ride. Allora, sappiate che Bar Motorsport su Facebook dal 1 gennaio ad oggi ha raggiunto 9.500.000 persone. Il dato è impressionante a fronte di solo 42.000 follower, però veri. Ma le condivisioni sono state decine di migliaia e ci hanno portato ad arrivare in tutto il mondo. Vado al max, se hai anche le camere a 360, ma qui mi viene una battuta, forse ci vogliono delle camere a 90. Però quelle a 360 gradi a me piacciono, io per quelle a 90 non me ne intendo e quindi rimaniamo sui 360 gradi. C'ho ancora un po' l'influenza, amici, del 1 aprile, grazie Alfredo, un altro amico. Pubblica tutto che vuoi sul tuo bar, ti aspetto. Non capisco bene, Alfredo, ti ringrazio il tuo invito, quello che mi vuoi proporre, comunque lo apprezzo molto e sono galvanizzato, amici. Dobbiamo credere in questo sogno di riuscire a partire con, ve lo dico, veloce, proprio con la Ferrari, così poi dopo sarà Thomas Biagi che intervista Thomas Biagi e magari Daniele che mi imita dietro, così più ne ha, chi più ne ha più ne voglia. Davide Sacenti, ti dico una cosa, verità, ieri Guido Meda non ha specificato che Bezzecchi ha scritto Sburoni si nasce in onore di Giacobazzi. Gliel'ho scritto in diretta via WhatsApp, purtroppo l'ha letto a distanza di ore. Peccato. Ma sono certo che l'amico Guido Meda si ricorderà per le prossime dirette. Onore al grande Giuseppe Giacobazzi. Amici, io a questo punto veramente andrei a concludere questa puntata, anche se devo dire rimanere con voi è fantastico, l'occasione me l'avete data, dobbiamo veramente mandare un salutone e un complimenti vivissimi al Bezzecchi che ci ha sorpreso al comando, pensate, della MotoGP, festeggia la sua prima vittoria in MotoGP, tra l'altro un ragazzo veramente molto naturale che mi piace. E allora con Carletto Pernat, oltre a parlare di FIA, parleremo anche di moto, perché Carlo è veramente uno che può parlare di moto, di MotoGP, di Moto2, di Moto3, di Moto4, di Moto5, di Moto6, eccetera. Ecco, amici, Bezzecchi grandissimo, sono d'accordo con voi. Qui vediamo un po', mentre vado a chiudere, Antonino, dipende anche da voi se verrò a correre a Pergusa. Andiamo a vedere un po' una carrellata di immagini di ieri, quello che è stato un gran premio pazzo, 3 bandiere rosse sono tante, non abbiamo parlato di un George Russell che era andato in testa al Gran Premio, gara spettacolare anche di George Russell, oltre che di Hamilton, oltre che di Albon, perché Albon prima di picchiare stava portando la Williams veramente in alto e probabilmente era sopra il limite di quella monoposto, e poi al 6° posto giustamente Kevin mi ricorda, e quindi la stava portando in alto, ha fatto un weekend strepitoso, peccato, un grande Fernando Alonso, e a me fa un grande piacere perché come me è un over 40, ma dimostra che anche a più di 40 anni con la motivazione e con l'impegno, con l'integrità fisica si possono mettere in fila i ventenni. Questo, amici, è l'obiettivo che voglio raggiungere con voi. Ce la sto mettendo tutta, lavoro giorno e notte, appunto mi scuso con qualcuno se non gli ho ancora spedito la tessera, e poi ci saranno delle novità. Sto parlando con Original Race per fare una linea dedicata di Bar Motorsport, e passatemi in termine, anche Original Race produce, è l'eccellenza, produce delle t-shirt di qualità altissima, ma stiamo cercando di fare una linea più alla portata di tutti, senza però, diciamo, inficiare sulla qualità. Vi terrò informati anche su questo, amici. Ecco, c'è stato solo da parte di Red Bull, e Perez ce l'ha dimostrato, questo
problema affidabilità infrenata, addirittura lo voglio dire, abbiamo visto Max Verstappen in un momento in cui non stava tirando, perché amici il dubbio è che la Red Bull abbia un secondo al giro di vantaggio in tasca e se lo stanno gestendo per non umiliare gli avversari, però ecco c'è stato questo momento in cui durante il Gran Premio alla penultima curva Max Verstappen è andato largo, ha bloccato e lui stesso in radio ha parlato di un problema che non si riesce in qualche modo a risolvere, ma per fortuna che c'è questo problema, perché alla fine non è mai stato praticamente inquadrato se non nel momento di questa uscita, perché il suo passo è fotonico. Amici, io a questo punto veramente direi vi auguro una buona notte, una buona settimana, sicuramente Ferrari 499P, bellissima, stupenda, l'Hypercar del WEC, Antonio Fuoco, pole position a Sebring, avremo modo di parlare anche del WEC, sono veramente carico, rimanete con noi. Aiutatemi per favore sulla parte del montaggio, dobbiamo fare dei piccoli video montati bene e sono certo che questo ci aiuterà anche a salire col numero di iscritti YouTube. A proposito, e qui vi propongo, sto finendo la voce, sto finendo tutte le risorse, vi propongo i banner creati dal nostro mitico Kevin che vi ricordano di iscrivervi a YouTube, importantissimo, iscrivetevi, importantissimo, spuntate la campanellina per le notifiche. Alla fine di questa diretta, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, importantissimo, condividere la diretta. Amici, iscrizione al nostro canale, la nostra pagina Facebook, perché è l'unico posto dove trovate, scusate, dei post sempre aggiornatissimi a cura del nostro staff. Insomma, veramente Bar Motorsport vi sorprende sempre, è sempre con voi. E a questo punto, amici, mi raccomando, questa è la tessera in carbonio, e portatela a casa perché ve lo dico, darà diritto a delle cose importanti. Ci sto lavorando, ci sto mettendo più tempo del normale, non è facile, dobbiamo fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma ce la faremo anche in questo caso. E allora, amici, io vi pubblico in uno degli ultimi commenti nuovamente, perché siete in tanti sempre a chiedermelo, il link PayPal o PayPal o PayPal Position, dove avete di fatto 4 opzioni. Vi voglio dire e spiegare anche questo. Innanzitutto pagamento una tantum, pagamento settimanale, pagamento mensile, pagamento annuale e vita natural durante. Questo ovviamente è una battuta. Dario Andrian, grazie che ci segui da Capoverde. Il bello di Bar Motorsport è che arriviamo in tutto il mondo. E allora, amici, avete queste opzioni, poi avete 3 importi, 5 euro, una tantum o mensile o annuale, un po' poco. Avete l'opzione 2, 10 euro mensile, l'opzione 3, 35 euro annuale, che vi dà diritto a ricevere subito la tessera in carbonio più altre cose. Chi versa 10 euro al mese, dopo 6 mesi riceverà la tessera in carbonio con una sorpresa. Non so se vi ho chiarito le idee, ma ci stiamo dando da fare per crescere e per tornare in pista, come fanno certi youtuber che però sono nati youtuber e diventati piloti. In questo caso io, nato pilota, sono diventato durante il Covid youtuber in qualche modo, ma non mi piace questo termine, comunque content creator, e allora cerchiamo di tornare in pista e così unire le due cose, no? La passione per i motori, la passione per il commento, ma far sì che vi porteremo dentro i campi di gara. Vi porteremo, se non potete, se siete a Capoverde, con i nostri video, ma se siete in Italia e se avete questa tessera in carbonio, lo ripeto, sentite il rumore che fa, non so se si sente bene, spero di sì, pam pam pam, potrei fare una canzone. Con questa tessera verrete in pista e starete dentro il mio box, però prima dobbiamo entrarci in quel box e calarci in quell'abitacolo.
Saluto Francesco Dado, Command Mark, che lo seguo e ci seguiamo a vicenda. Lo ripeto amici, se questa puntata vi è piaciuta, anzi vi dico a quante condivisioni siamo, allora devo fare un refresh della pagina Facebook, perché potremmo essere a un numero basso di condivisioni e non va bene. Allora, commenti 36 condivisioni, siamo a 51, non è male, è un record e ci voleva. Biagio Barone mi chiede come si cambia da mensile ad annuale. Allora Biagio, sopra gli importi c'è scritto però forse in inglese, c'è scritto weekly, monthly, poi una volta non mi ricordo, è il primo però da sinistra, e quindi c'hai monthly e year, che vuol dire annuale, e quindi puoi scegliere, così come puoi scegliere sotto nel menu a tendina la ragione, il motivo per cui fai questa donazione. Comunque se non basta vi farò un video specifico nei prossimi giorni, ma potrei provare anche di farvelo adesso in tempo reale. Attenzione amici, faccio un tentativo anche se sono cotto, condivisione dello schermo. Attenzione, allora presenta, condividi schermo e poi chiedo, qui con me al mio mitico Kevin Rossi, chiedo di farmi sapere se funziona la condivisione. Condividi schermo, allora io intanto vado qui, poi vado a cliccare qui e allora chiedo al nostro Kevin se si vede. Non si sta vedendo la condivisione, ce la farò amici, ce la farò, condividi, allora la finestra è questa, condividi, aggiungi allo streaming, ecco Kevin fammi sapere se va mentre io faccio la simulazione della donazione. Ho cliccato sul link, si vede benissimo amici, non è neanche in inglese, quindi è semplicissimo. Allora intanto vedete le caselle in alto, una volta, mensile, annuale. Una volta che io ho selezionato, faccio l'ipotesi, quella che a me piace di più, mensile 10 euro, è praticamente un caffè ogni puntata. Allora, cliccato qua, poi dovete usare il menu a tendina, ma non è fondamentale. Vedete, 10 euro mensili per ricevere la tessera ed una sorpresa dopo 6 mesi. Oppure c'è l'opzione annuale, 35 euro annuali, e io qui scriverò 35 euro annuali per ricevere subito la tessera in carbonio. Altro, posso mettere io un importo, guardate, ve lo consiglio questo importo, non sarebbe male, 1.000 euro, ecco, e questo qui logicamente a tuo buon cuore una tantum. Poi dunque mensile, ancora meglio una volta. Io spero con questo amici veramente di avervi sciolto ogni riserva su come fare a sostenere Bar Motorsport, ma iscriversi a Bar Motorsport, diventare membro di questa community e sostenere questo progetto che è Bar Motorsport. Bravo io 4K, sono d'accordo con te, video di massimo 10 minuti, ma li dobbiamo montare un po' bene. Se qualcuno mi può aiutare, se mi chiede anche una retribuzione, io gli posso venire a casa a lavare i piatti o lavare la macchina o guidare la macchina, insomma troveremo una soluzione anche qui. Amici, voglio dire una cosa, Giorgio Fegatilli, se vai a vedere chi è Carolina, le abbiamo fatto pubblicità, magari mettile sotto un commento, io seguo Bar Motorsport, forza Bar Motorsport, viva Bar Motorsport, insomma fate come vi pare. Io a questo punto amici veramente vi auguro una buona notte, spero di aver detto tutto e vi rimando alla puntata a tu per tu fra me e voi per capire cosa possiamo fare per permettermi di tornare a guidare presto nel campionato italiano GT, e qui vi sto dicendo praticamente tutto, una Ferrari 296 GT3, sarebbe l'unica Ferrari 296 GT3 iscritta al campionato, ma qui lo dico e qui lo nego, Kevin, potremmo chiudere col botto, la facciamo vedere un secondo solo, tu potresti caricare in brand la foto della macchina,
dal tuo computer, se tu la carichi, questa è una cosa che non abbiamo mai fatto, noi la andiamo a mostrare per un secondo e a quel punto lì, amici, veramente chiudiamo col botto. Quella potrebbe essere la macchina. Con una cosa, sul cofano ci potrebbe essere scritto a gigante il tuo nome e cognome, piuttosto che ti amo il nome di tua moglie, piuttosto che il tuo nome e cognome con la tua foto profilo, piuttosto che, qui sarebbe una pubblicità quasi gratuita per la cifra investita, piuttosto che il logo della tua azienda. Allora, grazie Kevin, lo vado a mostrare per 3 secondi, 1, 2, 3 li conto, poi lo tolgo e vado via con la sigla di chiusura. E grazie di cuore se sei rimasto fino a qui, grazie di cuore se domani, dopodomani hai guardato fino a qui questa puntata di Bar Motorsport, che ti prego di condividere. Allora vado col botto, pronti? 1, 2, 3. Sigla, è stata una serata bellissima, grazie per essere rimasti con noi, vado con la sigla di chiusura di Bar Motorsport. Buona settimana, ciao!